Carissimi, quello che avete visto all'inizio non è altro che la riuscita di una ricetta facilissima, medio orientale, che molti di voi già conoscono e avranno anche già provato, mentre io invece per me era la seconda volta che lo facevo. Si tratta dei falafel. Ma non vi voglio dire altro, guardatevi gli ingredienti e la ricetta e ci vediamo alla fine. Allora, dopo aver messo a bagno i ceci per tutta la notte e poi averli scolati, adesso occupiamoci anche del resto degli ingredienti. Allora, prendiamo una cipolla bianca media e la facciamo a pezzi. Allora, prendiamo anche un bel mazzetto di prezzemolo, tagliamo via i gambi, cerchiamo di prendere più che altro le foglie e poi lo tritiamo grossolanamente. Ecco, basta così, anche perché poi andrà frullato tutto quanto. 3 spicchi d'aglio. Allora, un'altra cosa importante, nella ricetta originale, oltre al prezzemolo, ci va anche il coriandolo fresco. Però io non lo metto per 2 motivi. Uno, perché non lo trovo, e secondo, a me personalmente non piace. Però se voi ce l'avete o lo trovate molto facilmente, lo potete mettere tranquillamente. Allora, mescoliamo insieme questi ingredienti, perché poi adesso andremo a frullarli tutti insieme. Allora, io questa operazione la farò un po' per volta, perché ho purtroppo il tritatutto molto piccolino. Se mai ce ne fosse bisogno, mettete un pochino di acqua. Questo aiuterà chiaramente a tritare meglio il composto. Allora, questa è la consistenza che deve avere il nostro impasto. Adesso ci andiamo a mettere un cucchiaio di sale, un cucchiaio di semi di coriandolo tritati, un cucchiaio di semi di cumino anch'essi tritati, 2 cucchiai scarsi di semi di sesamo bianco e un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Questo per rendere l'impasto ancora più soffice. Un pochino di pepe macinato al momento e mescoliamo per bene. Adesso noi mettiamo il nostro impasto all'interno del frigorifero per circa un'ora, in modo tale che così si compatta meglio. E qui sta continuando a piovere, quindi è bene che mi sbrigo a togliere anche la telecamera da là. Allora, nel frattempo che aspettiamo che si rassodi l'impasto, prepariamo anche la salsa per accompagnare i falafel. Allora, abbiamo bisogno di 120 g di tahina, 60 g di yogurt bianco, 5 cucchiai di succo di limone, uno spicchio d'aglio e una tazzina di acqua calda. E adesso andiamo a mescolare tutto quanto insieme e la copriamo e la facciamo riposare, anche questa in frigorifero. Dopo che abbiamo lasciato per più di un'ora il nostro impasto, possiamo regolarci per fare la porzione con il cucchiaio. Prendiamo una parte dell'impasto, lo arrotoliamo e ne facciamo una piccola polpetta, facendo un piccolo buco al centro. Questo ci servirà per raccogliere ancora meglio la salsa. Allora, in realtà, per fare le polpette di falafel in maniera regolare esiste un piccolo attrezzo che vi faccio vedere qui sopra. Io personalmente non l'ho comprato perché sta intorno ai 15 euro e mi sono detto, visto che tanto le farò una volta ogni morte di papa, non c'è senso. Ma siccome è già la terza volta che me le fanno fare, mi tocca comprarlo per forza. Voi regolatevi di conseguenza, altrimenti le potete fare a mano come ho fatto io. Allora, controlliamo se ci siamo con l'olio, sì, perché sta facendo le bollicine. E allora andiamo a mettere i nostri falafel. Si va con l'assaggio.
Sono buonissimi. E pensare che io fino a poco tempo fa neanche li mangiavo, non li avevo mai assaggiati. Grazie a mia figlia che invece mi ha fatto assaggiare questi falafel quando siamo andati per il suo compleanno a un ristorante libanese. Potete poi accompagnarli con il pane arabo che ho fatto un pochino di tempo fa, vi lascio qui sopra il link in descrizione e anche nell'info box, e poi con la salsa che abbiamo preparato prima con dei pomodori e delle cipolle, e vedrete che sarà un piatto veramente delizioso. E quindi ragazzi dovete assolutamente farli perché sono fantastici, e quindi buon appetito, ciao!